Con l'arrivo della nuova generazione di console ci teneva a realizzare un video per celebrare gli 8 lunghi anni passati con Nintendo Switch, analizzando i titoli della sua libreria che ricordo con più affetto. Per me è stato un percorso memorabile, le cui vere sorprese più che le esclusive first party sono state le produzioni di terze parti, alcune degli autentici capolavori. È sempre meraviglioso vedere come in un mercato saturo ci siano opere a basso budget che riescono comunque a ritagliarsi uno spazio tutto loro grazie ad ottime idee di design ed emozionanti storie. Essendo molto selettivo quando si tratta di videogiochi, quelli che elencherò si divideranno in due categorie opposte: o platform impegnativi o esperienze narrative intense. Passerò quindi in rassegna i gioielli nascosti che mi hanno tenuto compagnia tutti questi anni. Ho organizzato i giochi utilizzando la funzione di creazione gruppi di Nintendo Switch, suddividendoli in 8 categorie che esaminerò in ordine crescente di preferenza. Ma prima di andare indietro nel tempo, se gradite contenuti del genere e vorreste vederne in maggior frequenza, potete supportare il canale lasciando un bel mi piace e, se siete nuovi, iscrivendovi ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Iniziamo la classifica con Fire Emblem, che è una di quelle serie che ha davvero fatto un salto notevole negli ultimi anni, integrando sempre di più al suo originale sistema di combattimento a scacchiera la componente narrativa. I giochi sono riusciti ad evolversi pur non rinunciando alla loro profondità e ho trascorso bellissimi momenti con gli ultimi capitoli su Switch. Il primo ad approdare nel 2017 è stato Warriors, che però era un musu ed anche spin-off, quindi ereditava ben poco della dimensione strategica della saga. A raccogliere il testimone è stato Three Houses, che è diventato un cult. La sua struttura ricorda molto quella di Harry Potter e probabilmente i fan lo hanno adorato proprio per questa atmosfera. La divisione in casate, il monastero e i protagonisti ben caratterizzati rendono il gioco un'esperienza unica. È stato svolto un lavoro eccellente grazie a un character design che rispecchia i loro caratteri e si comprende la psicologia di un personaggio anche solo guardandolo. Ognuno ha una sua identità che lo rende unico e lo distingue da tutti gli altri. Anni dopo arrivò Triops, che fu sottovalutato da molti per il fatto di essere uno spin-off che riprendeva solo i protagonisti del gioco base, ma la realtà è che gli sviluppatori non potevano confessare il fatto che si trattava di un titolo canonico a tutti gli effetti, perché sarebbe stato uno spoiler. Se cercate il motivo per cui è connesso a Three Houses pur essendo ambientato in un universo differente, non vi basterà far altro che giocarlo per arrivare al suo epico finale. L'ultimo capitolo rilasciato invece, Engage, ha rappresentato una sorta di compimento, un'emozionante chiusura di un cerchio, richiamando i personaggi di tutti i precedenti giochi. È un titolo che ho apprezzato dal primo istante all'ultimo, sia per la semplificazione di alcune gravose meccaniche di Three Houses, sia grazie al carisma dei suoi personaggi indimenticabili. Anche la trama si sviluppa con maestria, partendo lentamente ma rivelando nel finale tutta la sua straordinarietà, e a completare l'esperienza si aggiungono la sua meravigliosa direzione artistica stile anime e la sua colonna sonora spettacolare. Quella di Fire Emblem è una serie che riesce a tenere compagnia per decine di ore grazie a un forte focus sui personaggi e a un combat system unico nel suo genere. Al settimo posto c'è Spyro, che senza dubbio è un pilastro dei platform 3D, ma ciò che lo distingue veramente da altri giochi del genere è la mini componente narrativa innestata in ogni suo mondo.
Ogni livello non si configura come un obiettivo da raggiungere, ma come un microcosmo con una storia da raccontare. Ogni area è viva, non è mai statica grazie ad obiettivi che portano avanti la sottotrama e contribuiscono a cambiare l'ambiente. Ma il vero capolavoro estetico è il secondo capitolo. Ogni macromondo è magnificamente progettato con un art direction sublime che raggiunge il suo apice in tundra d'inverno. Uno dei paesaggi più suggestivi di sempre, con un'atmosfera così malinconica e allo stesso tempo suggestiva che riesce a rimanere impressa nella memoria per sempre. In Spyro ogni livello non è solo bello da guardare, ma è anche una piccola opera d'arte tenuta in vita da una colonna sonora che è diventata un marchio distintivo della serie. Le melodie sono così iconiche che basta sentire qualche nota per riconoscerne subito lo stile. Ogni tema musicale si adatta perfettamente allo scenario, contribuendo all'immersione e rendendolo ancora più magico e coinvolgente. In sintesi, i vari capitoli non sono solo giochi rilassanti, ma viaggi magici in mondi da favola dove c'è tanto da scoprire quanto da ammirare. Proseguiamo con i due Little Nightmares, dei piccoli capolavori in grado di catturare l'attenzione del giocatore fin dal primo istante. Senza alcun tipo di dialogo, i titoli riescono a dare il via a una narrazione avvincente e coinvolgente, con dei racconti che si svelano lentamente ma con una potenza unica. Il colpo di scena finale del secondo capitolo, che ridefinisce il contesto anche di quello precedente, rivelando un disegno profondo e accurato, è ancora oggi una delle più grandi genialate che abbia mai visto. Quella di Little Nightmares è un'esperienza unica per via della sua capacità di mescolare un'atmosfera cupa che al contempo riesce a incantare e suggestionare. È un'oscurità che non travolge col terrore ma avvolge delicatamente, e anche se la persistente tonalità nera dipinge un'area estremamente dark, il buio non è mai pesante, ma il mondo riesce comunque ad essere affascinante e bello da esplorare, con ogni angolo che pur nella sua ombra ha un suo fascino magnetico. È come se il buio stesso avesse una voce che invita a scoprire i nuovi percorsi nascosti nell'ombra. Queste intense e spaventose avventure, che trovano il loro punto di forza nella narrazione ambientale, sono il risultato di un equilibrio perfetto tra inquietudine e bellezza. E anche il gameplay si sposa brillantemente col setting, proponendo fasi puzzle intervallate ad altre di puro platform. Ed è previsto anche il terzo capitolo per questo 2025, che tuttavia non sarà prodotto dagli sviluppatori originali, i Tarsier Studios, i quali sono al lavoro su Re-Animals, che si configura come il vero successore spirituale di questa travolgente serie. Al quinto posto troviamo Kirby, una delle interpretazioni più originali di applicazione della narrativa ai videogiochi. La serie viene spesso ridotta a un platform allegro e colorato accessibile a tutti, ma se si limitasse solo a questo, Kirby non sarebbe assolutamente nella top dei miei titoli preferiti. Esso nasconde infatti una dimensione molto più profonda che emerge solo quando si esplora la sua lore e i suoi aspetti più oscuri, da lotte tra entità cosmiche alla scoperta di verità inquietanti sull'universo, la capacità degli sviluppatori di creare un canovaccio narrativo così ricco e affascinante in un gioco che non si basa su dialoghi espliciti è una testimonianza incredibile del loro talento. In particolare Star Allies ha rappresentato la perfezione della serie, con un gameplay unico basato sulla fusione delle abilità che incentivava la sperimentazione di tutte le combinazioni possibili, e con degli scenari che non fungevano da semplici riempitivi ma erano iconici e distintivi.
distintivi accompagnati per giunta da musiche sublimi. Il titolo venne pubblicato in occasione del 25° anniversario di A Laboratory, che mostrò tutto il suo impegno e dedizione verso tale progetto, con aggiornamenti costanti e un boss finale che, oltre ad essere di un'epicità inarrivabile, sconvolse completamente la lore di una serie che andava avanti da più di 2 decenni, come se la Software House avesse voluto chiudere definitivamente un capitolo e aprire un nuovo filone narrativo. Mentre Kirby e la Terra Perduta ha segnato il primo approccio al 3D e il picco, come da consuetudine, è stato raggiunto nel finale, che ha aggiunto ulteriori tasselli sulla lore della serie. E sono in hype per il prossimo capitolo del franchise che non ha mai commesso passi falsi. Entriamo nella fascia più alta della classifica con la serie Atelier, il cui gameplay è fondato su un'idea tanto geniale quanto perfetta. Il cuore dei giochi è esplorare dei suggestivi mondi raccogliendo le varie risorse per poi utilizzarle per realizzare pezzi di equipaggiamento, tra cui nuovi strumenti per raccogliere risorse di grado maggiore che a loro volta serviranno per creare attrezzature migliori in un ciclo infinito che si autoalimenta con una profondità strategica senza limiti. Quella di Atelier era una serie sconosciuta in Occidente fino a qualche anno fa, quando con Rise ha raggiunto il picco di popolarità. Il franchise è uno dei più vasti nel panorama videoludico ed, escludendo i numerosi spin-off, conta circa 30 giochi, i quali sono distribuiti in più di 10 sottoserie, ognuna ambientata in un universo a sé stante e con un gameplay differente. Tra queste principali, le due più importanti, nonché le più recenti, sono rispettivamente la tetralogia Mysterious e la trilogia Secret. Per la prima, l'unico gioco ad avere versione fisica con localizzazione inglese è Sophie 2, un titolo che migliora e amplia il gameplay dei precedenti e, al netto dei riempitivi, offre una trama anche commovente, ponendo al centro l'emozionante legame tra la protagonista e la sua defunta nonna. Mentre per la trilogia Secret il vero capolavoro è stato Atelier Ryza 2, il picco massimo di tutta la serie. La storia è stata la più matura e vincente, con una drastica evoluzione dei personaggi, e anche i compositori hanno svolto un lavoro eccezionale, riuscendo a creare tracce che non solo si adattano perfettamente all'atmosfera del gioco, ma riescono a restare impresse nella memoria, dando origine a una delle mie colonne sonore preferite di tutti i tempi. L'ultima iterazione del franchise è stata Yumia, che riassume il meglio dei precedenti episodi, dall'espansione delle Quality of Life all'introduzione di un sublime open world da scoprire. Nonostante la saga sembri essere indirizzata a un pubblico giovane e casual anche per via del suo stile anime, in realtà si tratta solo di una maschera che nasconde uno dei giochi hardcore dalle meccaniche più difficili mai concepite, e serviranno decine di ore per padroneggiare ogni aspetto del crafting, dalla creazione dell'equipaggiamento base all'ottimizzazione dei tratti. Arriviamo al podio con Crash, che è stata una delle serie che ha segnato la mia infanzia insieme a Super Mario. È stata indescrivibile la gioia che ho provato ai tempi alla notizia del ritorno della trilogia. Amo alla follia i platform e la mia più grande passione è lo speedrunning, che considero una vera forma d'arte. Conoscere approfonditamente ogni dettaglio del livello, studiare il percorso migliore, eseguire ogni salto al millimetro. Ogni successo di una corsa contro il tempo è il frutto di centinaia di tentativi e un processo
processo di perfezionamento costante. Alla luce di questa riedizione è evidente come nonostante siano passati più di 20 anni, la formula di Crash non solo è ancora divertente da giocare, ma rappresenta anche le fondamenta di classici senza tempo che non perderanno mai il loro fascino. La sua magia non è affatto sbiadita, ma continua a brillare come il primo giorno. E dopo il successo della trilogia è stato ancora più entusiasmante vedere l'arrivo del quarto capitolo. Anche se in termini di ambientazioni i primi hanno fissato degli standard irraggiungibili, Crash 4 dal punto di vista ludico è stato estasi pura. In un mondo dove le soft house tendono a piegarsi al mercato, questa è una delle poche serie che rispetta la sua essenza, come dimostra l'elevata difficoltà dei livelli. E ad innalzare ancora di più la sfida già di per sé insana c'è stata l'aggiunta del triplo spin nel post-game per ottenere le reliquie migliori. Aspetto che ho apprezzato tantissimo perché obbligava a rivedere ogni scenario da una nuova prospettiva, richiedendo una pianificazione meticolosa dei movimenti per la speedrun perfetta. Crash è la serie che tutti gli amanti dei platform dovrebbero avere necessariamente nel loro catalogo. I videogiochi sono delle forme d'arte nate originariamente col solo fine dell'intrattenimento, ma col tempo da questa base sono nate diramazioni, evoluzioni e generi che si sono allontanati sempre di più da quella visione iniziale. E più che il gameplay, i due aspetti che considero più potenti dei videogiochi, quelli che li rendono memorabili a distanza di anni, sono l'atmosfera e la trama. Esistono titoli con un'estetica meravigliosa, altri con una storia profonda, capaci di creare un'esperienza immersiva e coinvolgente, ma quando queste due caratteristiche eccellono in un unico gioco si genera un'opera d'arte indimenticabile che resta impressa nell'anima per sempre. Ed è esattamente quella che considero la magia degli Xeno, motivo per cui, quasi in vetta alla classifica, ho posizionato due giochi sotto la voce Xeno-like, proprio perché mi hanno dato le stesse emozioni. Harvestella è un titolo che mi ha affascinato fin dall'incipit, che vede la protagonista priva di sensi in un mondo che sembra post-apocalittico per il suo tono cupo e oscuro. Ma quello che mai avrei immaginato è che avrebbe presentato una delle migliori trame mai scritte in un videogioco. Harvestella riassume tutto Perfect Works di Takahashi in una singola opera, incorpora tutti i colpi di scena della saga e raggiunge una profondità narrativa senza pari, diventando una montagna russa di emozioni. La prima metà della produzione si concentra nel far conoscere le varie regioni del gioco, che hanno tutte una direzione artistica eccellente, e la colonna sonora straordinaria renderà l'esplorazione un'esperienza catartica, facendo immergere completamente l'utente nel suo meraviglioso mondo. La struttura di base è quindi molto simile a quella di Xenoblade 2 e allo stesso modo di quest'ultimo ricalca pedissequamente anche la seconda parte. Proprio quando si pensa che l'avventura sia finita dopo aver esplorato tutte le aree, si scopre che in realtà quella era solo un'introduzione che serviva a presentare il complesso e perfetto world building. Ed è la seconda parte che mi ha fatto amare il gioco come non mai. Se fino a quel momento era già un'esperienza affascinante e memorabile con un'atmosfera avvolgente come poche altre, è dalla seconda metà che esplode in qualcosa di assurdo. Mai mi sarei aspettato che un gioco del genere avrebbe preso una svolta tanto drastica e profonda, diventando una sorta di Xenosaga 2.0. L'ispirazione presa è evidente e infatti ne è risultata una trama magistrale costruita con una profondità narrativa di un livello stellare. E ciliegina sulla torta, tutto è spiegato alla perfezione. C'è un'attenzione alla chiarezza espositiva rara da trovare. L'evoluzione del racconto avviene con una cura maniacale e ogni minimo dettaglio viene spiegato alla perfezione in un'epopea priva di buchi di trama e ricca di pathos. E per me si tratta di una delle migliori storie mai raccontate in un videogioco.
La seconda produzione di tale categoria è invece Baten Kaitos 1 e 2 Remaster, raccolta degli omonimi due capitoli che continuano ad essere dei gioielli artistici anche a distanza di anni. La serie Baten Kaitos è una genialata che vede nelle carte il punto di intersezione di ogni aspetto di un videogioco, da quello ludico a quello narrativo. Le carte saranno infatti onnipresenti nell'esplorazione, serviranno per interagire con elementi ambientali, nel combat system saranno indispensabili per affrontare i nemici e nella trama occupano un ruolo centrale e possono considerarsi un primissimo concept dei cristalli nucleici contenenti al loro interno l'essenza dei vari elementi del mondo. A differenza di Harvestella, i giochi in questione possono essere considerati degli Xeno a tutti gli effetti, essendo stati sviluppati da Monolith Soft stessa, e si nota ciò dalla trama che pesca a piene mani da Xenogears. Il gioco inizia con Kalas che in maniera simile a Faye è all'oscuro di importanti eventi del suo passato e viene accudito in un villaggio diverso dal suo luogo natale. Ma la produzione non perde tempo nell'affrontare temi profondi e filosofici, esplorando concetti come il rapporto uomo-divinità, il destino, la ricerca della libertà e molti altri aspetti esistenziali. Ad amplificare poi l'esperienza a un livello esponenziale è la squisita direzione artistica. Ogni scena è un capolavoro visivo capace di catturare e di trasportare l'utente in un mondo unico, grazie anche alla colonna sonora del maestro Motoi Sakuraba, il quale ha prodotto musiche deliziose che rendono ogni momento ancora più intenso e memorabile. I Baten Kaitos sono tra i titoli più belli che abbia mai provato. Le opere sono permeate da un senso di malinconia costante e a ciò si aggiunge l'ingegno creativo degli sviluppatori che sorprende di continuo. L'utente al completamento di ogni area sarà accompagnato da un senso di curiosità così forte per ciò che può attenderlo nella parte successiva che si innesca una reazione a catena che rende difficile staccarsi dal gioco anche dopo svariate ore. Se il primo capitolo è un invito alla scoperta delle meraviglie di un mondo che non smette di stupire, il secondo trova i suoi pilastri portanti nell'eccellente focus sui personaggi e sul combat system perfetto, così profondo ed assuefacente che a mani basse uno dei migliori mai creati nei JRPG. Harvestella e Baten Kaitos sono giochi che dovrebbe provare ogni fan della saga Xeno. E al primo posto non può che esserci la serie di Xenoblade Chronicles, che è diventato un caposaldo della libreria Nintendo Switch e che ha portato a un altro livello la narrativa nel mondo videoludico. Il primo capitolo ha aperto la strada a una nuova visione dei JRPG e la libertà creativa di Takahashi è palpabile in ogni angolo del gioco. Un vastissimo semi-open world che invita ad esplorarlo senza limiti, con una trama ricca di misteri e colpi di scena. La capacità della Software House di intrecciare una narrazione coinvolgente con momenti di pura adrenalina è qualcosa di unico, e si tratta di uno di quei pochissimi giochi che anche a distanza di anni non perde mai il suo fascino, con una storia che non smette di sorprendere, rendendo memorabile ogni singolo momento. Xenoblade 2 è uno di quei giochi destinati a lasciare il segno, uno di quelli che aprono a una nuova visione della realtà e che cambiano permanentemente il modo di guardare il mondo. La storia è così ricca e la psicologia dei personaggi è così complessa che ogni volta che si torna ad Orrest si colgono nuove sfumature che rivelano tutta la profondità del titolo. La colonna sonora è poi la migliore mai prodotta in tutta la saga Xeno e le musiche amplificano la potenza emotiva dell'esperienza narrativa per eccellenza. Ogni volta che si rientra nel picco creativo dell'intera carriera di Monolith Soft è come intraprendere un viaggio che arricchisce l'anima. E Torna The Golden Country è riuscita ad offrire un'avventura
un'avventura prequel capace di approfondire ulteriormente i suoi personaggi indimenticabili. Xenoblade 3 ha alzato la posta in gioco, portando la serie in una nuova dimensione. Allontanandosi dalle scelte estetiche d'impatto che hanno caratterizzato i capitoli precedenti, si concentra invece nell'affrontare senza filtri importanti temi filosofici, costringendo l'utente fin da subito a confrontarsi con profonde domande esistenziali. Con una narrazione più diretta ed incisiva, tale capitolo ha offerto alcune scene così potenti da rimanere scolpite per sempre nella storia del medium videoludico, e sarà estremamente difficile raggiungere tali vette, soprattutto dopo un futuro riconquistato, il magistrale epilogo della trilogia. E dopo che è stato canonizzato anche l'episodio Cross con l'ambiziosissimo capitolo 13 che sintetizza tutto ciò che rappresenta l'esperienza Xeno, non resta che attendere il prossimo capolavoro firmato Monolith Soft, che ribalterà sicuramente la concezione del gaming. Quelle appena viste sono state tutte le gemme che hanno definito il mio percorso negli 8 anni di Nintendo Switch. Delle opere d'arte che mi hanno accompagnato in questo viaggio per centinaia di ore e che hanno lasciato il segno nell'anima. La libreria di tale console è stata una porta verso mondi fantastici, storie emozionanti e personaggi che resteranno per sempre nel mio cuore. Ma il video non termina qui, perché mi piacerebbe continuare la discussione qui sotto nei commenti. Se avete altre perle nascoste da consigliare, non esitate a scriverle, o se volete potete condividere la vostra classifica personale. Sono curioso di conoscere i vostri titoli preferiti per tale console. Per non perdervi le ultime novità sul mondo Nintendo e l'universo Xeno, vi ricordo che potete seguirmi su tutti i miei social con i link in descrizione. Guardando indietro, in questi anni, grazie alle terze parti, non sono mancati giochi interessanti, e spero accadrà lo stesso con Switch 2. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti! 森という名なのよ。本当は魂が濁って魂になってしまったのね。いつの間にか。私たちも大切なものをどこかにしまい忘れて、そのことさえ忘れてしまって生きてるんじゃないかしら。そうして人を、自分さえも欺いて。